Buonasera, questa sera una edizione, una puntata speciale straordinaria di Un giorno in pretura. Vi mostreremo infatti il confronto fra due corleonesi, Totò Riina, il capo dei capi, Pippo Calò, definito l'ambasciatore di Casa Nostra, e il grande accusatore Tommaso Buscetta. Era il 1984 quando, su un aereo dal Brasile all'Italia, il dottor De Gennaro, l'attuale capo della DIA, confidò al giudice Falcone che un uomo d'onore era disposto a collaborare. Quest'uomo era Tommaso Buscetta e le sue dichiarazioni hanno permesso di penetrare i segreti, fino allora sconosciuti, di Cosa Nostra. Totò Riina, che all'inizio appena arrestato aveva sfidato Buscetta a questo confronto, in seguito ha cercato di sottrarvisi, ma il giudice Agnello, o Gioacchino Agnello, presidente della Corte d'Assise di Palermo, l'ha costretto ad essere presente in aula. E allora Buscetta può rivolgersi direttamente all'imputato Signor Riina. Presidente, io volevo... No, Posso chiedere? dica, Io rifiuto il confronto con... già l'ha detto, lo sappiamo. Rina, lei conferma quanto ha dichiarato finora? Io confermo quello che ho detto, Quindi lei non conosce Buscetta? ma non solo che non conosco Buscetta, ho detto pure qualche altra cosa perché ho letto. Lei ha respinto le accuse che le sono state rivolte dal pubblico ministero sulla base delle dichiarazioni rese da Buscetta, Contorno, Mutolo, Marchese, Di Maggio, Calderone, e ha dichiarato di non conoscere queste persone, o almeno alcune di queste persone, e comunque di non fare parte di associazione a delinquere denominata Cosa Nostra. Questo lo conferma? Senta, lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, va bene. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali perché tutte le riviste e tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, è come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parlo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone Aveva che chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, e non voglio fare più confronti con questo signore. Cosa è successo nel frattempo, da quando è stato interrogato la prima volta ad oggi, perché lei rifiuti questo confronto? Signor giudice... E decida di non discolparsi quindi dalle accuse signor che giudice, Buscetta io sono rivolge. pure anche, ho diritto a non rispondere, non voglio rispondere, è un mio diritto, non è che Vabbè. lei mi può imporre di rispondere. No, nessuno le può imporre di rispondere a Buscetta. Signor giudice, è inutile che insiste perché lei non ha niente da insistere. Io l'ho spiegato che non voglio fare i confronti, ho il mio diritto e quindi mi ottengo dal mio diritto di non fare i confronti. Io ho il diritto di parlare? Certo, può dire tutto quello che vuole e puoi chiedergli tutto quello che vuole. Questo signore, il signor Reina, ha dato l'altro giorno delle cose che riguardano la mia dignità personale, la mia moralità. Ora io vorrei parlare innanzitutto, vorrei fare una precisazione. No, scusi un istante, noi dobbiamo parlare di cose che ci interessano per il processo. Certo. Quello che dice lui è... No, certo, ma lei Faccia un accenno, ma ci passi lei lo sopra. conoscerà meglio se io parlo delle cose che lui discute della mia moralità. Ecco. Lei lo conoscerà meglio, perché non sarà né questa corte né altre corti che potranno stabilire la vera entità di questo signore. Quindi quando io dico desidero chiarire davanti a lui, a fare alcune precisazioni, dico perché lo conoscerà personalmente.
Posso continuare? Continui, continui. Per esempio io questo signore lo conosco e non l'ho mai detto, però io dissi a lei negli Stati Uniti che ero io che desideravo il confronto, proprio perché volevo dire in faccia a lui che io e lui ci conosciamo. Ho degli episodi da raccontare come ci conosciamo. Se lei è interessato come corte, io sono disposto a parlare. Dica pure. A lui si deve rivolgere, forse. Ma lui non vuole parlare I con me, confronti e si quindi- chiamano così. Sì, ma questo Perché non è più un significa che- confronto perché lui rifiuta di parlare. vabbè, ma lei parli pure, dica. Io l'ho conosciuto alla fine degli anni 50 quando già lui era latitante insieme a Rina. Rina si trovava ai Ciaculli e Ligio si trovava ai Ciaculli e lui l'andava a visitare. Ma quelle erano apparizioni fugaci, non voglio parlarne. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberta, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamente, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il corpo borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Rina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Questo è il secondo episodio che io e il signor Rina ci conosciamo. Terzo episodio. Signor Buscetta, a questo proposito vuole spiegare, raccontare alla Corte i motivi per cui Cosa Nostra non appoggiò il golpe borghese e l'atteggiamento assunto da Rina Salvatore sull'argomento? Il golpe borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione come Cosa Nostra a golpe. Il signor Rina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. Io non lo dico trincerandomi dietro riserve mentali, lo dico in presenza lui. Lui è l'uomo che ha portato la Cosa Nostra allo sbaraglio, se ancora poteva servire. Costui è stato. Terzo episodio è quello del 1980. Ho delle conversazioni con un capo di Cina della mia famiglia, un certo Giovanni Di Giacomo. E fra una cosa e l'altra io dico che non vedevo come questa commissione potesse agire così, che si facevano le cose, non si dicevano uno con l'altro, non si faceva partecipare. Ho detto, questo mi sembra come se si volesse sfottere i deboli. Ma se è così, a me mi piacciono più i deboli che i forti. I deboli erano Bontadi, Inserillo, Riccobono, Gigino Pizzuto. Il Di Giacomo raccontò questo a Giuseppe Calò e Giuseppe Calò riferì immediatamente a costui. Costui cercò con Michele Greco di inserirmi in un processo di commissione perché era l'unica maniera per liberarsi di me.
Michele Greco in quell'occasione si dimostrò più patetico delle altre volte e disse a lui: no, è meglio, è molto meglio se aspettiamo Salamone, che si trova in Brasile, che venga e possa lui parlare con Masino, cioè Tommaso Buscetta e io. Difatti il Salamone è venuto e disse che perché avevo pronunziato i deboli e i forti. Spiegai il contenuto e il Salamone lo spiegò al Greco. Lui, a 20 metri di distanza o forse meno, alla Favorella, immediatamente chiamò il Salamone e disse: com'è finita? Sì, ma qua non ci sono i motivi per poter fare un processo dentro Cosa Nostra. In quell'epoca lui già aveva l'intenzione di farla finita con tutta l'ala moderata della commissione, per cui non le conveniva in quel momento schierarsi apertamente contro di me. Allora ha dovuto accettare il verdetto di Salamone perché non poteva fare altrimenti. Ma per lui già era pronta la sentenza contro di me in quell'epoca. Io feci pace con Pippo Galò, si chiarì e chi prese parte a fare il mio interrogatorio era un suo addetto, Brusca, Bernardo Brusca, insieme a Salamone. Quindi io mi conosco con il signor Riina. Quando io dissi non lo conoscevo, alla mia maniera cercavo di disprezzare la sua figura, perché io dissi che non lo conoscevo neanche fisicamente. Avevo piacere di dirlo come lo sto dicendo oggi. Signor Buscetta, Salvatore Riina nei suoi interrogatori si è sempre difeso dicendo di essere accusato da pentiti che sono persone immorali e che andrebbero a braccetto. A parte facendo salva ogni considerazione su queste osservazioni sulla moralità di altri da parte di un uomo come Salvatore Riina, che è stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato di essere il capo supremo di Cosa Nostra e di avere ordinato centinaia di delitti, facendo salva questa considerazione, ci vuole spiegare il senso di queste affermazioni di Riina? Mi scusi, signor Presidente, io desidero a questo punto sapere questo atto che cos'è, perché è un confronto, è una dichiarazione spontanea del test Buscetta, il pubblico ministero si inserisce e pone delle domande. Sinceramente io non riesco sono più... domande, il signor Buscetta ha delle contestazioni di fatto. Vabbè, le farà da muovere. Mi scusi, il pubblico ministero, le farà dopo, alla fine delle dichiarazioni, perché io ancora non ho ben capito. Il Riina ha detto che non vuole sottoporsi a questo confronto. Quindi le dichiarazioni di questo test, come dobbiamo interpretarle e qualificarle, Presidente? Avvocato Grillo, i confronti di solito sono dei dialoghi. Qui invece che cosa è successo? C'è un monologo. Più o meno. E che cosa è successo? Che Riina dice io non voglio sottopormi a confronto. Che cosa significa? Che non vuol rispondere, però all'interlocutore non possiamo impedire di parlare. Così come non possiamo impedire al pubblico ministero di intervenire per fare in modo che il discorso diventi utile ai fini della formazione della prova. Presidente, mi perdoni, io non posso accettare questo tipo di sollecitazione dialettica. Il pubblico ministero, se ha da fare... non è una sollecitazione. Se ha da fare delle domande, le porrà. Presidente, ho da fare una richiesta formale a fronte di questa... Le farà quando il test Buscetta avrà finito di deporre.